L'hanno chiamata in tanti modi, la gemella della Bismarck, la regina solitaria del Nord, ma forse il nomignolo più azzeccato e più strano glielo diede uno scozzese, Sir Ludovic Henry Coverley Kennedy, giornalista, conduttore radiofonico, umanista, scrittore. Di lei disse che visse una vita da invalida e morì da storpia. Non stiamo parlando di una donna, stiamo parlando di una nave, una grande nave. Stiamo parlando della Tirpitz, la più grande nave mai realizzata dalla marina nazista, la gemella della Bismarck, anche un po' più grande della sua sorella. Una nave destinata a sviluppare un concetto, quello di Fleeting Being, che approfondiremo oggi assieme alla sua incredibile storia. Una nave diventata leggenda in Norvegia e il cui nome ancora oggi nei fiordi pare riecheggiare, soprattutto quando in certe mattine le nebbie avvolgono tanto il fiordo stesso quanto l'acqua e pare di scorgere là in mezzo la sagoma di questa titanica nave. Prima di addentrarci nella nostra storia di oggi, vi esorto ancora una volta a considerare il tema della sicurezza online. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Ci sono sempre grandi rischi nella navigazione inconsapevole, perché agganciandosi a rete pubbliche oppure navigando in siti non protetti, si può essere esposti al rischio degli hacker che possono penetrare nei vostri sistemi alla ricerca di dati sensibili o semplicemente di denaro facile o per danneggiarvi e nulla più. Come si fa a proteggersi? Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto da diverso tempo un partner strategico, si chiama NordVPN, la migliore VPN in circolazione, che con la sua elevata tecnologia, la sua Threat Protection Pro, ci consente di restare al riparo da tante minacce, ovunque ci troviamo. Da qualunque dispositivo scegliamo di navigare. Siamo sempre protetti, siamo sempre tranquilli, che i nostri dati sono al sicuro, che nessuno potrà penetrare i nostri sistemi. E non solo, possiamo anche entrare noi in sistemi a volte bloccati per geolocalizzazione e riuscire a vedere dei contenuti che altrimenti non potremmo mai vedere. Lo stesso servizio è disponibile per tutti voi, vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione al video, scoprirete i piani biennali di NordVPN che, in quanto amici Dentro la Storia, vi consentono 4 mesi extra completamente gratuiti e la consueta garanzia di 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Dici Tirpitz e pensi a lui, al grande ammiraglio Alfred von Tirpitz, ministro della Marina sotto il Kaiser Guglielmo nel Secondo Reich, il padre della Kaiserliche Kriegsmarine, il padre della Hochseeflotte, della flotta d'alto mare, e potremmo anche definirlo uno dei padri, purtroppo, di quella corsa agli armamenti che fu tra le concause del primo conflitto mondiale. Ma dici Tirpitz e pensi anche o soprattutto a quell'enorme nave da guerra, una corazzata, una delle più grandi corazzate mai costruite dall'uomo, una nave titanica, enorme, teoricamente gemella di quella Bismarck di cui abbiamo già parlato, è uno dei nostri video più apprezzati, lo trovate nel canale, ma in realtà leggermente diversa, più grande, più pesante, più protetta, una nave destinata a navigare poco, a combattere ancor meno, ma risultare uno spauracchio per la sua sola esistenza, per la sua sola presenza all'interno di un fiordo, per buona parte del secondo conflitto mondiale. Come può una sola nave mettere in crisi un intero ammiragliato? È il principio della Fleeting Being, cioè della flotta in essere, questa è la traduzione dall'inglese. Un principio enunciato a partire dagli anni 20 del secolo scorso, quando si cominciò a realizzare il fatto che le corazzate che erano state il fulcro delle grandi flotte durante la Grande Guerra, pensate alla battaglia dello Jutland, ma non solo, potevano rappresentare un rischio per i paesi avversari, anche semplicemente restando in porto. Per quale motivo? Perché da quel porto avrebbero potuto sempre salpare alla ricerca di nuovi obiettivi da colpire con le proprie artiglierie. Il concetto di Fleeting Being domina per lungo tempo le strategie navali di tutto il mondo e per sovvertire il principio della Fleeting Being occorre di volta in volta studiare nuove tattiche. Quella realizzata dagli inglesi e perfezionata dai giapponesi, cioè l'attacco con portaerei a una base aeronavale, pensiamo a Taranto, novembre 1940, o a Pearl Harbor, dicembre 1941, altri argomenti che abbiamo già trattato nel nostro canale. Oppure attacchi semplicemente con bombardieri tattici e strategici a lungo raggio, o attacchi subacquei con sommergibili, mini sommergibili o mezzi d'assalto. Lo abbiamo visto anche nel video dedicato all'impresa di Alessandria d'Egitto del dicembre del 1941. Anche questo lo trovate nel canale. La Tirpitz è stato un po' tutto questo, uno spauracchio. Pur facendo
relativamente poco quanto a missioni in mare e missioni soprattutto di combattimento. È stato questo un grandissimo spauracchio, uno spaventapasseri del mare. Ne avevano paura degli ammiragliati alleati e avevano ragione. Avevano già visto all'opera la sua teorica gemella, la Bismarck, capace con poche cannonate di colare a picco The Mighty Hood, il possente Hood, la nave simbolo della Royal Navy, e di danneggiare gravemente una corazzata moderna come la Prince of Wales. La Tirpitz, che teoricamente ne era gemella e in realtà era leggermente diversa, un po' più grande, un po' più pesante, meglio protetta, poteva fare altrettanto, forse addirittura peggio. Per darvi un'idea delle dimensioni, la Tirpitz presentava un dislocamento standard di quasi 43.000 tonnellate, a pieno carico. Raggiungeva le 52.600 tonnellate, un mostro enorme, 241,60 metri di lunghezza alla linea di galleggiamento, 251 complessivi, calcolando anche la parte sommersa, una larghezza di 36 metri, una potenza delle caldaie da 163 cavalli, alimentata da turbine a vapore, con 3 eliche come la sua gemella, velocità massima di 30 nodi, circa 56 km/h, e un armamento potentissimo, 4 torri, Anton, Bruno, Cesar, Dora, ABCD, secondo lo schema classico tedesco, armate con cannoni a 380 mm, armi molto potenti, di grande gittata, più gli armamenti secondari, i cannoni da 150 mm, i cannoni antiaerei o dual purpose a doppio scopo da 105 mm, e nel corso degli anni ulteriori migliorie con altri cannoni antiaerei, mitragliere, addirittura 8 tubi lanciasiluri, 2 impianti quadrupli. Una nave che da sola poteva sorpassare in termini di robustezza, di potenza e soprattutto di modernità buona parte delle flotte alleate. Pensate solo questo, che le corazzate della classe Bismarck, la Bismarck e la Tirpitz, erano state progettate dalla Kriegsmarine per controbattere ad altre armi potentissime, le corazzate francesi di classe Richelieu. Una di queste, la Jean Bart, l'abbiamo già incrociata in un video quest'anno. Se le Richelieu rappresentavano lo stato dell'arte quanto a potenza a metà degli anni 30, quando vennero impostate, le Bismarck, prima la Bismarck e poi la Tirpitz, impostate in risposta a partire dal 1936, risultavano ancora più potenti. Ma la Tirpitz vide poco il mare aperto. Per quale motivo? Proprio in funzione dell'affondamento della sua gemella, della Bismarck. Adolf Hitler in persona aveva partecipato ai vari di tutte e due le corazzate, che dovevano essere le ammiraglie di una Kriegsmarine meno numerosa rispetto alla sua progenitrice, la Hochseeflotte, e anche ovviamente della Royal Navy britannica, ma di maggiore qualità. Questo era il principio, la filosofia alla base della nuova Kriegsmarine. E lo stesso Hitler, scioccato dalla perdita della Bismarck, aveva impedito diverse uscite in mare aperto della Tirpitz. Aveva impedito, ad esempio, che la Tirpitz partecipasse come effettiva copertura, ne autorizzò solo l'utilizzo come decoy, cioè come diversivo, al Channel Dash, alla corsa nel canale dello Scharnhorst e dello Gneisenau, di ritorno da Brest verso la Germania. Troppo preziosa la Tirpitz per essere rischiata per qualcosa del genere. A ben guardare, le poche operazioni navali della Tirpitz si erano ridotte all'inizio, nel novembre del 1941, con il dispiegamento in Norvegia, e prima ancora nella decisione nel settembre dello stesso anno di includerla in una rinata flotta del Baltico, che comunque in pratica non aveva mai preso il mare. Una flotta che doveva contrastare eventuali sortite della Voenno-Morskoi Flot, della flotta sovietica, nelle prime fasi dell'operazione Barbarossa, ma che in pratica non aveva fatto assolutamente nulla. In quel periodo la Tirpitz si era solo addestrata assieme al suo equipaggio, utilizzando la vecchia nave da battaglia Essen, convertita in nave bersaglio radiocomandata, come per un tiro al bersaglio, semplicemente per testare le proprie artiglierie di bordo. Dal novembre del 1941, il grande ammiraglio Erich Raeder, capo assoluto della Kriegsmarine, aveva proposto e ottenuto di dispiegare la Tirpitz in Norvegia, con un duplice scopo. Uno era quello di fleeting Bing, cioè di distrarre buona parte della Royal Navy britannica con lo spauracchio, con la possibilità che dal fiordo dove era stata inviata la Tirpitz potesse uscire in mare a caccia di convogli diretti verso l'Artico, verso l'Unione Sovietica. I convogli carichi
di armamenti e di derrate alimentari necessarie a sostenere lo sforzo bellico sovietico contro i nazisti. Dall'altra, la Tirpitz aveva esattamente quel ruolo, quello ogni tanto di uscire, di andare a caccia di convogli. Peccato che nelle sue rare sortite che tra l'altro costavano molto in termini di carburante per una nazione come la Germania che mese dopo mese vedeva assottigliare le proprie scorte di olio combustibile, dicevamo, peccato che in quelle missioni la Tirpitz non sia mai riuscita davvero a ingaggiare il nemico. Per quale motivo? Perché nel 1941 gli alleati avevano già messo a punto a Bletchley Park il sistema di decrittazione delle macchine Enigma, le macchine crittografe utilizzate dai tedeschi per inviare i dispacci ufficiali. Gli inglesi sapevano degli spostamenti della Tirpitz, non sempre con adeguato tempismo. Ad esempio l'ammiraglio John Tovey, il comandante in capo della flotta britannica, non fu sempre tempestivamente informato delle attività della Tirpitz. Si dà il caso, ad esempio, che nei primi trasferimenti Tovey venne a sapere del posizionamento a Trondheim della corazzata solo 3 giorni dopo che la nave era arrivata in Norvegia. D'altronde lo spionaggio britannico e le attrezzature di Bletchley Park richiedevano costanti aggiornamenti, ma va anche detto che nelle proprie sortite della Tirpitz verso il mare aperto, verso obiettivi, gli alleati il più delle volte erano informati e sapevano come evitare i cannoni a lunga gittata della Tirpitz. Ad esempio, per alcuni convogli, il convoglio PQ8, fine di gennaio del 42, o altri convogli, il convoglio PQ12. Ogni volta che la Tirpitz provava a prendere il mare, sempre scortata da cacciatorpediniere o da torpediniere, a volte anche da incrociatori pesanti o dalla corazzata tascabile Admiral von Scheer, ogni volta si diceva i britannici leggevano i piani di battaglia e riuscivano a far sganciare il convoglio, mandando poi la sua scorta a cacciare a sua volta la Tirpitz e la sua squadra. Per questo motivo la Tirpitz non è mai riuscita a colpire nemmeno un convoglio. Anzi, in più di un'occasione da cacciatrice è diventata preda. Il 9 marzo del 1942, ad esempio, durante una infruttuosa caccia a un convoglio, l'ammiraglio Otto Ziliaks, comandante dello squadrone tedesco, dovette ordinare diverse accostate per evitare che gli aerosiluranti Fairey Albacore, lanciati dalla portaerei Victorious, colpissero con i siluri la sua grande nave. Da quel momento in avanti la Tirpitz sarebbe diventata un bersaglio di bombardieri Halifax, bombardieri pesanti, mandati apposta dalla Royal Air Force per colpire la nave in porto ed evitare che prendesse il mare. La Tirpitz era diventata la regina solitaria del nord, così la chiamavano i norvegesi che la vedevano ancorata nei fiordi. Norvegesi che spesso e volentieri, attraverso il proprio movimento resistenziale, informavano gli alleati dei movimenti tanto della Tirpitz quanto delle sue varie scorte. Ma a proposito di scorte, le altre scorte, quelle di carburante, continuavano ad assottigliarsi, al punto che diverse volte la Tirpitz preferì rimanere in mare, mandando a caccia dei convogli navi meno assetate di olio combustibile. Dopo l'ennesimo fallimento nei confronti di una caccia al convoglio, quella del convoglio PQ-17, la Tirpitz venne spostata a Bøgenfjord, vicino a Narvik, grande base navale, molto più a nord, sempre in Norvegia. Da quel momento in avanti, la Tirpitz sarebbe uscita una volta sola per un attacco a Spitsbergen, nelle isole Svalbard. È il 31 dicembre 1942. Mentre a Stalingrado si sta morendo casa per casa e anche di freddo, ancora più a nord, dove fa ancora più freddo, la Tirpitz, assieme allo Scharnhorst, attacca le Svalbard, che sono state trasformate dagli alleati in una grande stazione meteorologica per il controllo tanto del meteo quanto delle rotte artiche. Il combattimento non dura moltissimo. Va detto. La Tirpitz spara 52 proiettili della sua batteria principale, altri 82 dai cannoni secondari. Nel giro di appena 2 ore, la Tirpitz e lo Scharnhorst ottengono la resa della guarnigione mista inglese e norvegese che presidia le Svalbard, lo sbarco di una forza d'assalto anfibia. Fa il resto, distrugge le ultime installazioni costiere e cattura 74 prigionieri. In tarda mattinata, le 2 navi tedesche sono già di ritorno verso Narvik. È l'ultima uscita, l'ultima sortita della Tirpitz. È anche l'ultima volta che la Tirpitz spara coi propri cannoni. Da quel momento in avanti, la Tirpitz resta in porto, ferma, quasi come se fosse una batteria galleggiante. L'equipaggio viene mantenuto in esercizio fisico,
ma si limita alla manutenzione. Non ci sono ordini di sortita, perché qualcosa sta cambiando. Quello che cambia davvero è l'affondamento dello Scharnhorst il 26 dicembre 1943, nel corso della cosiddetta battaglia dell'Isola degli Orsi. L'affondamento di una grande nave, la seconda dopo la Bismarck, induce Hitler a dare pieno ascolto alle teorie del grandammiraglio Karl Dönitz, anche lui l'abbiamo già conosciuto, il padre e nume tutelare dell'arma sottomarina. Per Dönitz le navi superficie sono inutili allo sforzo bellico tedesco. Possono essere usate al massimo come postazioni difensive galleggianti, ma è inutile sprecare nafta preziosa per navi che, dati alla mano, da anni non conseguono più risultati pratici. Non riescono ad affondare i convogli, figurarsi ad affondare navi da guerra. Sono lontani i giorni in cui Scharnhorst e Gneisenau avevano sorpreso fuori proprio da Narvik e da Trondheim la flotta inglese, affondando la portaerei Glorious a cannonate. Per questo motivo Hitler dà ragione a Dönitz e da quel momento la Tirpitz resta immobile e ferma lì ad aspettare l'inevitabile. Le varie operazioni, l'operazione SIRS, la prima operazione di attacco inglese in porto, un'operazione condotta attraverso i nuovi sottomarini tascabili, la classe X, piccoli battelli costruiti dalla Royal Navy su ispirazione italiana per penetrare nei porti e attaccare. Gli X vengono rimorchiati da grandi sottomarini fino a destinazione, scivolano sotto le reti antisiluro messe a protezione dei porti e sganciano delle potenti mine da 2 tonnellate sul fondo del porto, sotto il bersaglio, in attesa poi di farlo saltare in aria. L'operazione SIRS riesce a danneggiare gravemente la Tirpitz. La prima mina sganciata esplode di fronte alla torretta Caesar, la terza, quella sopraelevata di poppa. La seconda detona a 45-55 metri circa dalla prua di sinistra. Si rompono dei serbatoi, la corazzatura in alcuni punti si apre. Si forma anche una grande rientranza sul fondo della nave. Alcune paratie a doppio fondo si piegano. Nella nave entrano oltre 1400 tonnellate di acqua. La Tirpitz è ancora a galla, ma a fatica. Viene inviata la nave Neumark per cercare di effettuare le riparazioni più urgenti, riparazioni che durano fino al 2 aprile del 1944, abbastanza per evitare che la Tirpitz possa anche solo pensare di uscire in mare nel periodo invernale. Ma gli alleati non si accontentano di aver danneggiato gravemente la corazzata. Allora altre operazioni offensive, l'operazione Tungsteno, con lancio di aerei dalle portaerei principali, la Victorious e la Furious, ma anche da quelle di scorta, la Emperor, la Fencer, la Pursuer, la Searcher. Poi l'operazione Planet, l'operazione Brown, l'operazione Tiger Claw, la Mascot, la Goodwood, tutte operazioni di bombardamenti, sempre dalle portaerei, sempre per cercare di colare a picco una volta per tutte quella benedetta corazzata. Tutte operazioni che o arrecano danni minimi o non ne arrecano proprio, al punto che la Tirpitz riesce più e più volte attraverso i propri cannonieri ad abbattere gli aerei attaccanti. Ma col passare del tempo, gli attacchi britannici diventano sempre più insistenti, sempre più forti, sempre più pesanti. Il 15 settembre 1944 avviene l'operazione Paravan ed è una cooperazione anglo-sovietica. I britannici hanno chiesto ospitalità in Russia, alla base aerea avanzata di Yagodnik, dove ci sono ben 23 bombardieri pesanti Lancaster, molti di questi con a bordo delle bombe Tallboy, pensate apposta per distruggere grossi obiettivi. Una sola Tallboy riesce a colpire in quell'occasione la Tirpitz, penetra nella prua della nave, esce dalla chiglia ed esplode sul fondo del fiordo. La prua viene allagata da circa 1000 tonnellate d'acqua. La nave è costretta ad approrarsi in avanti, ormai inadatta alla navigazione, alla prua squarciata e deformata. Per questo motivo si cerca dopo aver effettuato delle riparazioni, di spostare la nave più a nord, a Tromsø, pensando così di limitare il raggio d'azione. I tedeschi non sanno che i bombardieri inglesi non sono partiti da Scozia, ma sono partiti dall'Unione Sovietica. Il viaggio verso Tromsø è quello definitivo della Tirpitz. Da lì non tornerà mai più. Un nuovo tentativo, il 29 ottobre della RAF, prevede il bombardamento attraverso l'opera di ben 32 Lancaster, che attaccano la nave ancora con i Tallboy. È l'operazione Obviate, ma a causa del maltempo non si registrano gravi danni se non il danneggiamento del timone dell'albero di sinistra
della Tirpitz, che è ancora lì, è ancora a galla. E allora arriviamo al 12 novembre 1944. È l'ultimo attacco, l'operazione Catechism. Come già avvenuto in passato, la Tirpitz reagisce in maniera furiosa all'attacco dei Lancaster. Utilizza anche stavolta i suoi possenti cannoni da 380 mm, con granate a frammentazione, shrapnel, come un fuoco di sbarramento. Quando i bombardieri si avvicinano alla corazzata, e sono ben 32, sganciano 29 tall boy sulla nave. Di queste 29, 2 sono colpi diretti. Altre bombe cadono all'interno della barriera antisilura, ma non fanno un granché. Danneggiano più che altro il fondale marino. Ma le 2 bombe che arrivano a segno sono quelle che decretano la morte della Tirpitz. La prima penetra il ponte della nave tra le torrette Anton e Bruno. Siamo a prua tra la torretta Anton, che è la prima, e la Bruno, la Super Firing, al di sopra di essa. Ma questa non esplode, semplicemente sfonda i punti corazzati. La seconda bomba, invece, colpisce a centro nave, tra la catapulta degli aerei e il fumaiolo. Questa fa un vero e proprio disastro. Un foro enorme, un cratere, viene aperto sul fianco e sul fondo della nave. L'intera sezione della corazzatura della cintura a ridosso del punto colpito dalla nave collassa, è distrutta. C'è la terza bomba che sfiora il lato sinistro della torretta Caesar, ma quello che ci interessa è quello che ha fatto la seconda bomba. L'impatto al centro della nave causa un'inondazione significativa. La nave inizia a inclinarsi sempre più, a inclinarsi verso babordo. La prima inclinazione fra i 15 e i 20 gradi è già parecchio, ma peggio ancora va nei 10 minuti successivi. L'inclinazione aumenta fino a 40 gradi. È in quel momento che il capitano della nave dà l'ordine di abbandonare. Evacuazione. Via tutti. Passano pochi minuti e l'inclinazione ormai è già a 60 gradi. In quel momento la Tirpitz sembra avere quasi un sussulto, sembra quasi riuscire a stabilizzarsi e a non muoversi più. Ma è una pia illusione. Passano 8 minuti e un'enorme esplosione scaraventa in mare la torretta Caesar. L'esplosione è talmente potente che i frammenti della torre, ricadendo in mare dopo essere saliti di 25 metri in aria, colpiscono alcune scialuppe e alcuni marinai che stavano nuotando verso la riva e li schiaccia. Quell'ultima esplosione è la fine della Tirpitz, che rapidamente si capovolge e va a piantare la sua sovrastruttura nel fondale marino. All'interno dello scafo restano intrappolati in 82 e vengono salvati tagliando il fondo della nave, che nel frattempo mostra le eliche e le altre strutture. Ma il bilancio delle vittime è spaventoso. Tra morti a bordo, morti annegati, dispersi, sono 950 i morti della Tirpitz su un equipaggio di circa 1200 uomini. La Tirpitz finisce così, con il suo scafo all'aria, le sovrastrutture dentro l'acqua. Ma non è finita in realtà questa storia. Questa storia prevede anche un processo, non al comandante della Tirpitz che ha fatto tutto il possibile, ma al maggiore Heinrich Erler, ufficiale della Luftwaffe, comandante del terzo stormo del quinto gruppo caccia, lo stormo deputato a difendere la Tirpitz dal cielo. Erler viene accusato da una corte marziale di non aver fatto il possibile per dare la caccia ai bombardieri, per evitare che i Lancaster affondassero la Tirpitz. A Oslo la corte marziale richiede la pena di morte per Erler, che però riesce a schivarla, venendo inizialmente condannato a 3 anni di prigione, ma poi, stante la situazione bellica, la necessità di uomini anche ai comandi dei caccia, viene rilasciato dopo appena un mese, degradato, e riassegnato come pilota semplice a uno squadrone di caccia Schwalbe in Germania. Secondo tutti gli storici, non era possibile per la Tirpitz continuare a sopravvivere da sola, pur se ci fosse stata una migliore comunicazione a livello difensivo con la Luftwaffe. Era isolata, era la regina solitaria del nord, era una magnifica nave, enorme, elegante, potente, ma sola. Forse per questo Kennedy scrisse nella sua relazione che la nave visse una vita da invalida e morì da storpia. Come un'invalida era impossibilitata a muoversi, un po' perché era troppo rischioso, un po' perché consumava troppo carburante. E colpita e colpita più volte dai bombardieri. Era stata deformata fino al colpo finale di quella mattina di novembre del 1944, il colpo fatale che ne avrebbe deformato per sempre lo scafo. Quello scafo sarebbe rimasto a Tromsø fino al 1957. Sarebbero corsi ben 9 anni per smantellare in loco le oltre 50.000 tonnellate di ferro della Tirpitz. L'impresa titanica sarebbe stata eseguita da una joint venture, la chiameremo oggi, un'unione tra aziende tedesche occidentali e norvegesi,
necessario quel lavoro per liberare il porto da un ingombrante relitto, anche pericoloso, e per recuperare del ferro prezioso da riciclare. Ma cosa resta oggi della Tirpitz? Resta la memoria di una delle più grandi navi da guerra mai costruite, che però vide poco il mare. Una nave pensata per affrontare in battaglia le corazzate britanniche, ma che non affrontò mai il suo nemico naturale. Una nave che fuse da spaventapasseri sull'acqua nei confronti dei nemici della Germania nazista e che fu così temuta da scatenare contro di lei non una caccia come quella per la sua sorella Bismarck, ma semplicemente un bombardamento continuo, sperando che ciò potesse bastare per non farle più prendere il mare. È una storia anche triste quella della Tirpitz, la regina solitaria del nord, la grande dama d'acciaio che visse e morì nei fiordi norvegesi. E allora forse si può capire perché ancora oggi gli anziani norvegesi, scrutando le brume della nebbia nei fiordi, a volte pensano di scorgere la sagoma della Tirpitz, perché anche per loro è stato uno spauracchio, è stato il simbolo del tacco nazista che li schiacciava, è stato l'obiettivo per loro e per i loro alleati inglesi, per liberarsi da quel gioco, da quel tacco. È stato anche un compagno sul mare, per i pescatori che rientrando le mattine, dopo le nottate passate in mare aperto, vedevano quel mostro d'acciaio, pericoloso, minaccioso, eppure silente, fermo, lì, nel fiordo, con un aspetto regale, eppure ferito, come se fosse stato un nuovo re Artù, senza un braccio, zoppo, mezzo cieco, destinato dal suo padrone a restare in quell'ambito così ostile, in quell'ambiente così alieno, tra i ghiacci, in attesa di una fine inevitabile, che si sarebbe manifestata, come prevedibile, dal cielo.